Accomodatevi. Siete giusto in tempo perché sta per iniziare lo scherzo teatrale, prego. Il vostro è il tavolo numero 17. L'avevi immaginato? Che cosa avevi immaginato? Che ci avrebbero dato il tavolo 17. Se stasera succede qualche cosa non è colpa mia, ma del tavolo che ci hanno assegnato. Filiberto, smettila con le tue fissime, si tratta di una coincidenza, questo è tutto. È vero, giovanotto, che si tratta di una coincidenza? Certamente, signora. E come può vedere, tutti gli altri tavoli sono occupati, l'unico libero è il 17. È naturale che è libero, nessuno lo vuole. Scusate, qualcuno può scambiare il tavolo? Che accetta qualsiasi numero. Non gli date ascolto, signori, dovete perdonarlo. È affetto da una strana forma di superstizione. Tu sei superstizioso, giovanotto? No, signora. Bravo, così devi essere, se no diventi come mio marito. Perché come è diventato? Ma lasciamo stare, non è nel momento, nel luogo per dire come è diventato per via delle sue fissime. L'importante è che tu non ti lasci suggestionare dal tavolo 17. Ma volete scherzare, signora? Anzi, prego, se volete accomodarvi, proprio subito da te. Prego. Siediti tu, io non mi siedo, faccio in piedi. Beh, siediti, non facciamo scenare. Va bene, mi siedo, però devo girare 3 volte attorno alla sedia. Scusate, signori, se il nostro ingresso è stato un poco movimentato, ma è tutta colpa sua. E come vi dicevo, soffre di una strana forma di superstizione. È un fenomeno che nessuno sa spiegare. Nemmeno gli esperti del paranormale. Tutti quelli che l'hanno visitato hanno concluso dicendomi: signora, noi non possiamo farci niente. Il vostro non è un marito normale, ma è un marito paranormale. Una specie di calamita umana che attira su di sé e su chi gli sta vicino incidenti di varia natura. Ti prego, Gertrude, non parlare così, non farmi vergognare, non umiliarmi davanti a questi signori. Ti prometto che stasera mi saprò controllare. Smettila, non ti credo. E quante volte hai promesso e poi ne hai combinato di tutti i colori. Anche stasera, mentre venivamo qui, ne ha combinata una delle sue. In una curva c'era un gattino nero che stava attraversando la strada. Un gattino! Tu dici un gattino! Quell'animale sembrava una tigre, mi guardava con gli occhi di fuoco e con la bocca spalancata così! Lo vedete come esagera? Ormai travisa anche la realtà. Insomma, come vi dicevo, il gattino stava attraversando la strada e lui con una frenata brusca si è fermato giusto al centro della strada. Vai avanti, gli dicevo io. Ma se pazzo quello ha attraversato la strada da destra a sinistra, qualcosa deve succedere. Io non vado avanti, ma faccio inversione di marcia e torno indietro. Vai avanti, gli dicevo io. No, io torno indietro. Vai avanti e torno indietro. Vai avanti e torno indietro. Qualcosa è successo veramente. È arrivato un fuoristrada, ci ha dato una botta nel quarto posteriore che il paraocchi della 500 è arrivato sopra il portabagagli. Io te l'avevo detto che qualche cosa doveva succedere. E grazie! Mentre stavamo fermi al centro della strada, qualcuno da dietro doveva pure arrivare. È arrivato il fuoristrada, ci ha fatto un danno che con meno di 500 euro non ce la caviamo. Non va niente, l'importante è che non mi sono mosso io. Lo vedete con quale logica patologica e paranormale ragiona mio marito? Ma lasciamo stare, non parliamo della sua paranormalità se stasera ci troviamo qui e perché dobbiamo festeggiare il nostro anniversario. Sono 17 anni che ci siamo sposati. Se volete farci gli auguri. Auguri! Bella festa! Sono esattamente 17 anni che siamo sposati. Ci sposammo il 17 novembre di venerdì. Ci hanno dato il tavolo 17
questa sera qualche cosa deve succedere per forza. Oh no. Hai visto? Che ti avevo detto? Ma si tratta di una coincidenza, Filippetto. Chissà quante altre volte gli è successo. È vero, Giovanotto, che ti è successo altre volte di inciampare? Veramente, signore, è la prima volta che mi capita in 10 anni di impeccabile servizio. Beh, vuol dire che c'è sempre una prima volta. E puoi stare sicuro che da oggi ti capiterà almeno una volta a settimana. Non ti impressionare, Giovanotto. Forse è meglio se ordinate subito, così vi servo subito e ve ne andate subito. Ah, sì, stranamente. Caro, mi è venuta un'idea. Che cosa ne dici se facciamo la stessa cena che facevo la prima sera di luna di miele sulla Costa Smeralda? Fai tu, io non ci voglio mettere lingua. Ah, benissimo. Allora, Giovanotto, scrivi naturalmente all'impasto di mare, per primo l'inquina allo scoglio, per secondo spigolo al cartoccio con insalata verde, formaggi misti e per concludere frutta flambé, vino bianco, acqua minerale, caffè e ammazza caffè. Non dimentico niente, caro. No, il menù era questo. Però togli la frutta flambé. Ti ho detto togli la frutta flambé. Ma perché? Hai dimenticato cosa successe 17 anni fa a quel cameriere sulla Costa Smeralda? Giusto per dimenticare che sbada. Cancella subito la frutta flambé. Potrebbe succedere anche stasera. Che cosa potrebbe succedere anche stasera? Quello che è successo sulla Costa Smeralda. Ma lasciamo stare, meglio se non sai che cosa è successo. Ed è meglio che non lo sanno nemmeno questi signori. Cancella subito la frutta flambé. Non posso. Perché non puoi? Ma perché non avevo scritto proprio niente? La penna non funziona più! Non funziona più! Fino a 5 minuti fa scriveva che era una bellezza! Una bellezza! Ti ricordi? Successe anche a quel cameriere sulla Costa Smeralda. Che cosa è successo? Niente, e si bloccò la penna pure a lui. Ma non stare fermo, impalato, scrivi questo menù e servici la cena così mangiamo subito. Scusatemi signore, ci sarebbe qualcuno così gentile da prestarmi una penna così i signori mangiano subito? Cara collega, te la presto io la penna. Collega? Sì. Anche tu sei cameriere? Lo fui, si mise esattamente 17 anni fa, quando questi signori, per la sera, 17 anni fa, fecero una cena fatidica. Mi sembrava una faccia conosciuta. Ma certo, io aggiungerei una simpatica faccia conosciuta. Una simpatica faccia conosciuta? Bella. Finalmente, stasera vengo a sapere quello che successe. Scusa collega, ma si può sapere che cosa successe? Che cosa successe? La vedete questo? È il risultato di quella sera, quando io stavo servendo la frutta flambé a questi signori. Proprio lui mi chiese: non mi è mai capitato che il fuoco si attacchi al guanto? Non finì di dirlo che il pollice del guanto prese fuoco con un stoppino. Ma poi posai il vassoio sul tavolo e cercai di spegnere il fuoco con il tovagliolo. Allora sempre lui disse: state attento, che si può bruciare anche il tovagliolo. E il tovagliolo si bruciò. Prese fuoco in un momento e anche la tovaglia prese fuoco. Ma io ve l'avevo detto. Sì, ve l'aveva Ecco detto. che questo è il punto. Succedeva tutto quello che diceva lui. A un certo punto disse: state attento, che si può bruciare anche il tavolo. E il tavolo prese fuoco. Prese fuoco il tavolo, presero fuoco le sedie e prese fuoco tutta la sala. Ma voi siete una sciagura vivente! Quale assicurazione no? Io mi volevo rendere utile. Volevo aiutare la situazione. Ah, bell'aiuto. Ah. Poi a un certo punto disse: se qua entra un po' di vento, brucia tutto il ristorante. Che uscì il vento! Uscì il vento e alimentava tutto l'incendio.
Ma io l'avevo detto, se esce il vento le fiamme volano. Hai capito? Più parlava e più le fiamme e il vento aumentavano, più parlava e più il vento aumentava. Per farla breve, il fuoco distrusse il ristorante e anche il palazzo, e per fortuna non ci furono vittime per l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. E mi ricordo pure che lavorarono fino al mattino seguente e poi uno, caro collega, un vigile del fuoco cadde e si ruppe il braccio e la gamba. Ma io l'avevo avvertito da sotto la scala. Sì. Signor vigile del fuoco, state attento sulla scala, che potete cadere e rompervi le ossa. Hai capito? Ogni volta che parla succede una disgrazia. Quindi questo lui, la scala devo fare, non succede niente. È muto! Vi prego, signora, potete stare zitto vostro marito. Io tengo paura che stasera succede come 17 anni fa sulla Costa Smeralda. Un incendio! Ma non dite sciocchezze, giovanotto. Stasera non potrebbe mai succedere. Non c'è un alito di vento, non si muove fuoco. Hai ragione. C'è una calma stasera. Non succede niente. Ma non è una calma normale. Sembra quella calma che precede i terremoti. C'è stato un piccolo movimento tellurico, Quarto, quinto grado. niente di grave. Piccolo movimento tellurico. 4 quinto grado. Fuori! Uscite fuori immediatamente da questo locale! Ma non è possibile, non vedremo mai più all'osteria del notaio. Non tornateci mai più fuori! Da cappone, soldi, così. Hai capito? Se succede una Costa Smeralda, qua che sai, Mamma mia, immagina quanto ma Scusate signori, siccome la nostra 500 non parte, ci sarebbe qualcuno così gentile da darci un passaggio? Però chi guida deve stare molto attento. Quello non ci vuole niente. È una discesa, si rompono i freni. fuori! Buoni, tornato! Fuori! Fuori!